Oh, ecco, non avevo acceso la live streaming su YouTube. Mi ero scordato questo passaggio, comunque i tutorial che avevo visto oggi non sono andati a buon fine, va bene. Comunque, benvenuti a tutti sul canale per la prima e non so, spero non l'unica live di questo canale. Quindi vediamo, ecco, festeggiamo per la prima live streaming. Ora si sente. Grazie a tutti per Marco e la cucina di Bebba per i feedback ricevuti. Grazie a loro che questa live streaming è potuta partire. Ok, scusate, ma comunque è la prima volta che faccio questa cosa, quindi voi in questa modalità mi vedete bene oppure lagga, succede qualcosa? No, mi vedete bene. Quindi, perfetto. Allora, perché sto facendo una live? Perché sto facendo un video abbastanza articolato che parla di pannelli solari. Parla di pannelli solari, un confronto tra due pannelli solari dello stesso wattaggio, ma che rendono in uscita un diverso voltaggio. Naturalmente uno sarà il doppio dell'amperaggio dell'altro, perché uno è 21 volt, come avete visto dal titolo, e uno, grazie Marco, e uno è... Aspetta, ho perso il filo, e uno ne ha 12 di ampere circa, diciamo. Partiamo dalla base. Ciao Flavio, ciao Flavio. Allora, partiamo dalla base che è questa, cioè stesso hardware, quindi gli stessi regolatori, quindi un 120 della Victron, 220 della Victron, stessi cavi, stessa sezione e abbiamo la stessa batteria, tutto quanto tutto collegato così, con stessa metratura di cavi e stessa sezione. Già l'ho detto, ok. Quindi cambia soltanto il voltaggio di uscita dei pannelli. Ora, per un attimo un recap, dico, ho scelto l'MPPT perché appunto non avrebbe avuto senso fare questa prova proprio con i PVM, perché l'MPPT, diciamola come chiacchiera da bar, l'MPPT trasforma il voltaggio che è superiore a quello della batteria, quindi tutto quello che è sopra i 12 volt che gli rende il pannello lo rende in ampere che butta dentro la batteria. Il PVM invece tutto quello che è oltre i 12 volt lo taglia e lo butta via, quindi non avrebbe avuto senso. Quindi scusate, per testare questo tipo di pannelli, cioè questo tipo di pannelli, appunto lo stesso pannello, stessa marca è uguale. Volevo testarli per vedere se effettivamente, dato che adesso spesso si vedono pannelli con alto voltaggio messi sui camper, volevo vedere quanto rendesse di più questo tipo insomma di pannelli. Questo tipo di pannelli, cioè usare un pannello con un alto voltaggio. Volevo proprio testare questa cosa. Qua in chat si stanno scatenando. Spero che quel calzino al microfono sia pulito. Sì, il calzino è pulito, ma vi faccio pure vedere perché. Guardate, perché nel preparare mi è caduto il microfono e si è rotto, quindi, però funziona, quindi. E quindi volevo mascherare un pochino la cosa, e comunque mi fa da filtro antipop, perché così fa pa pa pa, e invece così fa un po' meno pa pa pa. Ecco, diciamo gli anni a suonare e in studio diciamo sono serviti a qualcosa, trucchetti. Insomma, in questa live, quindi, se la state vedendo in diretta potete scrivermi in diretta potete scrivermi, quindi Flavio, Marco, Bebba forse sta cucinando la mia cena, quindi non credo che avrà modo di pensare ai pannelli. Comunque, se vi viene in mente un modo per diciamo fare questo tipo di prova, tra virgolette, se avete dite vorrei vedere la prova un giorno parecchio buio, un giorno parecchio uggioso, un giorno con più sole, un giorno con meno sole, datemi insomma spunti e magari criticità che ci possono essere rispetto a questo sistema. Non so se mi sono spiegato bene. Tutto l'hardware, cioè pannelli, cavi dai pannelli al regolatore, il regolatore alla batteria, tutto uguale. Quello che cambia è soltanto quello che esce dai pannelli, cioè uno esce 21 volt, uno esce e uno esce a 42 volt. Quindi
Diciamo che insomma è questo il senso di questa live. Siccome sto facendo questo video, sono abbastanza impegnato con questa cosa e quindi non ho avuto tempo troppo di editare video e fare cose così cosà, e quindi ho detto facciamo questa cosa perché appunto su YouTube si crea una community di persone che non solo tu dai qualcosa a qualcuno, ma qualcuno dà qualcosa a te, quindi volevo sentire proprio la vostra. Ora, le persone in diretta, se hanno in mente qualcosa, me lo scrivono in chat. Se invece state vedendo questo video, perché lascerò questa live sul canale, in modo che da poter raccogliere quanti più feedback possibili. E, insomma, mi sono fatto pure una scaletta. Se ci sono domande, fatevele. Insomma, a voi la parola, a parte le curiosità del calzino. E... Non sono così tecnico a conoscere le differenze, ma non fa niente, Flavio. Va benissimo. Vabbè, importante che poi magari ti godi il video, perché cercherò di farlo in maniera più scorrevole possibile, più mm, fruibile possibile, anche se non sono tanto bravo ancora, però ci stiamo lavorando, ok? Quindi, ora vorrei fare però, aspettate, in live una cosa con voi interessante, cioè, allora, telefono, ok, mo mi arriva la notifica che sto in live, mi ero messo in attesa da me stesso per capire se arrivavano le notifiche, non... Sì, sì, la batteria al litio, Flavio, sì, la batteria è al litio, è da 180 A della Litio Store, cioè 150 A di carica e 150 in scarica, quindi comunque può ricevere grossi flussi, anche se i due regolatori possono dare 20 A uno, 20 l'altro, ma in inverno non credo di raggiungere insomma 40 A di carica, quindi sì, è una batteria al litio. E la tengo scarica tenendo acceso due frigoriferi, uno portatile e quello del camper, e di giorno in giorno vado a vedere, vado a vedere a quanto sta la batteria la sera, adesso tipo, vedo se è all'80%, al 79%, accendo un pochino il boiler elettrico e la butto giù in un pochino, la butto un pochino giù, poi così il giorno dopo può stare in Buick tutto il giorno. Sì, è proprio così, infatti in ampere in entrata, 150 ampere ci vuole, boh, non lo so quanti kilowatt di impianto per caricare 150 ampere di solare. Grazie Flavio per la domanda e la precisazione, perché probabilmente non l'avevo detto, perché sono partito 3 volte per fare sta live. Alla terza questa forse è quella buona, perché cioè no, forse mi state sentendo, quindi ok. Però è divertente, divertente, spero, penso che ne rifarò delle altre. Ora vorrei fare in diretta con voi questo piccolo esperimento con ChatGPT. Allora, vorrei fare la stessa domanda che ho fatto a voi con ChatGPT, quindi metto la modalità microfono. Allora, ChatGPT, io vorrei fare una prova di due pannelli solari. Sono dello stesso wattaggio, ma escono uno a 21 volt e uno a 42 volt. Hanno la stessa lunghezza di cavi, la stessa sezione dei cavi in rame, stesso regolatore di carica collegati alla stessa batteria. Secondo te come dovrei fare per testarli al meglio? Che si è rotto? Perché non parte? Dai, non mi parli? No. Va bene, niente, non mi sta parlando, non capisco. Io ho attivato quella cosa che dovrebbe parlare, multimetro, regolatore. Vabbè, comunque preparazione multi... Aspetta, vedo una domanda. Io sono arrivato dopo, quindi non ho capito lo scopo di questo esperimento, curiosità o per sapere cosa è meglio. Sì, lo scopo allora, forse non l'ho detto, preso dalla terza volta e
veemenza di parlare. Lo scopo è proprio quello, cercare di capire se rende di più, perché appunto adesso si vede molto spesso usare pannelli diciamo domestici 42 volt così nei camper, quindi volevo sapere se, dato che non ho trovato dati o video in giro su YouTube, una prova proprio mettendo a confronto due pannelli, perché poi è difficile pure da trovare due pannelli dello stesso wattaggio, stesso produttore, e è molto difficile da trovarli uguali ma con differenti voltaggi. Quindi lo scopo è proprio quello di capire quasi scientificamente quello che è più efficiente durante l'arco della giornata, o addirittura anche quello che è più efficiente durante l'arco di una settimana, due. Magari d'inverno è più conveniente uno piuttosto che l'altro. È proprio questo lo scopo, è una prova, un esperimento, diciamo. Cercare di capire quale carica meglio, se carica meglio uno dei due, perché potrebbe pure essere che caricano tutti e due allo stesso modo. Io una mezza idea me l'ero fatta, me la sono fatta, però poi vedremo i dati se confermano questa mia idea, cioè non ve la dico per non, anzi no, mo ve la dico. Io penso che il pannello a 42 volt riesca a dare più ampere subito prima, quindi avrebbe più ore di luce, partirebbe prima con la carica. Però non posso essere sicuro di questa cosa. Marco Bastarelli, li hai già provati a diverse ore del giorno? Io li ho provati nel senso che li ho messi sopra e quindi quelli stanno lì tutte le ore del giorno, anche della notte, ma di notte non caricano. Quindi li ho provati per ora male in diverse situazioni, perché ancora stavo vedendo, perché i Victron vanno settati bene con la temperatura, siccome ha fatto freddo, c'era la temperatura bassa, quindi ho dovuto togliere questa sicurezza di non caricare la batteria sotto i 5 gradi, perché comunque la batteria, quella lì di Litio Store, c'ha il BMS che bloccherebbe la ricarica comunque se è troppo freddo, quindi l'ho potuta togliere e adesso sono liberi da un paio di giorni, mi sembra, sono liberi di appena prendono il sole e partono. Quale carica più velocemente? Sì, più velocemente, o perlomeno non credo che sia un fatto di velocità. Credo che il fattore sia più che altro cioè quanto rende di più, che magari uno ha quei 10 watt in più, riesce a dare quei 10 watt in più durante un determinato orario, magari la mattina piuttosto che la sera, quindi al tramonto. È solo questo qui, questa cosa qua, insomma, di quanto si riesce, insomma, quanto rendono di più proprio nell'efficienza durante la giornata. È questo qui il cruccio. Comunque, spero di aver risposto alle vostre risposte, ai vostri dubbi. E Chat GPT qua l'esperimento è andato malissimo, perché preparazione dell'attrezzatura, condizioni effettuare. Allora mi dice: la batteria deve essere completamente carica o quasi, per evitare i falsi risultati. Questa non ci sta capendo niente, insomma. Chat GPT, condizioni meteorologiche in condizioni di sole stabile per ottenere risultati uniformi. Non mi ha capito proprio, mi sa. Test delle prestazioni, misura a vuoto, test con il carico, test della potenza, confronto tra i pannelli. Vabbè, niente, piccolo esperimento andato. Quindi naturalmente lascerò qui, non so se l'ho detto, la live. Ecco, ma in caso si potrebbe unire per fare un unico pannello con più voltaggio? Sì, volendo. No, perché i voltaggi sono troppo diversi e non li potrei unire. E comunque non sarebbe utile, perché a meno che non avessi due pannelli uguali, allora sarebbe utile metterli in serie o in parallelo, però raddoppierei, se li metto in serie, raddoppierei gli ampere. No, in serie, in parallelo raddoppierei gli ampere, quindi dovrei cambiare i cavi, metterli più grossi, quindi maggiore spesa. Se li metto in serie aumento ancora di più il voltaggio, e il 120 della Victron appunto gestisce 100 volt, 100 volt massimo, quindi diciamo che ci avviciniamo al limite, che sarebbero 42 e 42, sono 84 volt, quindi ci avviciniamo pericolosamente un po' al limite, però
si potrebbe fare volendo. Ci sarebbe da cambiare regolatori di carica magari per metterne uno solo, ma io come dico sempre la ridondanza è ottima nei camper come a casa, cioè due regolatori, due pannelli, può arrivare la grandinata, ne spacca uno, l'altro funziona ancora con un altro regolatore, due regolatori, se ne spacca uno, l'altro funziona ancora, quindi preferisco avere due regolatori con due pannelli separati piuttosto che, perché un malfunzionamento, si brucia qualcosa, preferisco avere due pannelli separati, insomma, preferisco, anzi tre. L'ideale mio sarebbe tre pannelli belli grossi, 600-700 watt di potenza e andiamo a comandare. Quindi giustamente Bebba dice la deficienza artificiale, sì, perché ancora non mi capisce, io non so, poi volevo parlarci, è una cosa carina, ma questa non parla. Aspetta, vediamo se parla, eh. Se io faccio così dovrebbe parlare. Eccolo, è arrivato. No, il puntino è nero. Ciao, ehi là, smetti di parlare per inviare. Sta pensando. Vabbè. Hanno i sottotitoli per un tuo video? Eh? Siano automatici, tipo quelli di QuickTime Streaming Server? Ma baff. QuickTime, sì. Vabbè. Dopo di questa possiamo, credo, lasciarci se non avete autarchia energetica, scrive Marco, grandissimo Marco. Comunque, dopo aver detto questo, credo di aver detto tutto, amici youtuberi. Se avete domande, scrivetele nei commenti se non guardate questa live, insomma, in simultanea, perché adesso siamo 3 spettatori addirittura, però sono contento. Un applauso a voi che mi state guardando. E un grazie a tutti quelli che si sono iscritti al canale. Iscrivetevi al canale naturalmente. Aspettate che adesso vi avevo fatto pure l'animazione. Guarda, iscrivetevi al canale. Che è successo? Sono andato sopra, vabbè, fa niente. Questi sono i problemi della diretta. Non avevo mai usato sto coso. Vabbè, sono 16 minuti di diretta. Che cazzo ho detto 16 minuti? Vabbè, lasciamo perdere. Allora, quindi scrivete qua sotto nei commenti dubbi, se volete qualche altra info, oppure mettete proprio qui sotto delle idee, perché il senso di questa live è proprio questo, con la community cercare di avere un più possibile riscontro, idee e probabili inconvenienti, insomma. Scrivetelo qua sotto, penso di aver detto tutto, quindi appuntamento a lunedì prossimo, se non spacco la GoPro e il microfono, ok? Ciao, ciao, come si chiude sta cosa? Ciao, ciao Flavio, ciao, vado a mangiare, ciao a tutti, ciao Marco, ciao Bebba, tra un po' vengo sotto, tanto, tranquilla, ciao, ciao. Ho terminato? Non lo so. Termina streaming, ciao!